Eccomi qua di nuovo dopo fresco fresco di una pausa estiva, diciamo. Fresco fresco per modo di dire, nel senso sono le 5 del mattino, ma ogni tanto a me piace così e quindi in realtà è già un po' che sono qua a preparare il setup, ma insomma sfrutto questa nottata, per così dire, bianca per fare una video reaction, anche se non è proprio una video reaction perché comunque il brano io l'ho già sentito, non potevo, ecco, dovevo per forza farla perché si tratta della cover di Chris Stapleton di Nothing Else Matters, quindi parliamo dei Metallica, forse la mia prima band metal, il mio primo grande amore, che ha iniziato poi il mio passato burrascoso da metallaro, a 13-14 anni, e uno dei miei ultimi amori, Chris Stapleton. Per chi non conoscesse, Chris Stapleton è un cantautore americano country, pluripremiato con awards dalla CMA, quindi Country Music Association, soprattutto per le sue doti proprio di cantante. La voce adesso la sentiamo, twangone, quindi suono proprio con questo accento e con questo timbro anche, no? A un certo punto si può parlare anche di timbro, molto country, molto Nashville, potenza, volume, controllo, fraseggio, dal vivo un diapason, insomma non si può non conoscerlo a mio avviso. Probabilmente se pensate di non conoscerlo ma conoscete il brano Saying Something di Justin Timberlake, allora sappiate che qualcosa di lui avete già sentito perché è un brano che hanno scritto insieme, per farvi capire il calibro, no? dalla collaborazione con Justin Timberlake. Andiamo a sentire il brano, quindi Chris Stapleton, Nothing Else Matters. Il video non è proprio un videoclip, sono più che altro delle immagini per contestualizzare e questo panorama spoglio desertico è centratissimo con il sound, molto evocativo. Il tema è entrato con eleganza. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Attenzione adesso. Forever trusting who we are, and nothing else matters. E qui ha già vinto tutto. Never opened myself this way. Life is hard to live it our way. All these words don't just say, and nothing else matters. Ora, non stopperò la canzone molte volte, nel senso che comunque dura 8 minuti e vediamo se ascoltarla tutta insieme. Però ecco, una riflessione qua va fatta. La linea, sebbene a un primo ascolto può sembrare molto attinente all'originale, in verità lo è ritmicamente, ma da un punto di vista melodico è differente in maniera consistente, cioè ha deciso di dividere su due altezze diverse la prima parte della strofa alla seconda e fare una variazione sul terzo verso, dove esprime al meglio, diciamo, tutto il suo fraseggio, quindi l'ha tessuto più morbido, più glissato, più cantato, no? James Hetfield la fa in maniera più cantautoriale, ma proprio nel vero, non saprei come dire, l'intonazione è quasi meno importante se vogliamo, mentre qua invece è tessuta con grande eleganza. Se qualcuno di voi avesse mai provato a riarrangiare Nothing Else Matters, si renderà subito conto che ha fatto un gran lavoro. Io la prima volta che ho schiacciato play e è intervenuto con lui con la voce avevo fatto no, sei un genio perché effettivamente è bellissimo. Andiamo avanti. Due voci. Su questa frase finale ci sono tutte le sue caratteristiche, il twangone, quello lì di cui parlavo prima.
James Hetfield, che credo che sia stato un po' il protagonista della scrittura, la stesura di questo brano, non vorrei sbagliarmi, ma insomma anche il solo appartiene alle sue mani. Ha uno stile molto contaminato dal country americano, soprattutto si evince dagli arpeggi, anche secondo me forte contaminazione anche proprio dai Lynyrd Skynyrd. E non è un caso secondo me che una penna così folcloristica come quella di Chris Stapleton riesca a riscrivere in maniera così efficace il brano. Ecco, effettivamente rimane Nothing Else Matters, ma ha una contestualizzazione molto interessante in questo mood. So close, no matter how far. Wow, questo glissato. No from the heart. Forever trusting who Ha un vibrato a tratti anche molto ampio, quasi un ballamento. nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. But I know. Questo è il primo intervento solistico, ce n'è due anche nell'originale. Nell'originale il primo è più un arrangiamento chitarristico, una melodia più strutturata, il secondo è proprio l'assolo di James Hetfield. Preferisco gli interventi che ci sono nel brano originale, però tuttavia questi calzano bene nel contesto. Never open myself this way. Ecco, a questo punto probabilmente devo dire il mio parere, il brano diventa un pochino più ripetitivo e sì, appunto, ecco, diciamo che da questo punto in poi ho preferito l'arrangiamento originale, ma ascoltandola un po' di volte mi sembra quasi un live. Ci sono tante scelte particolari, per esempio la voce non è in primo piano, è in primo piano, ma non come negli altri brani di Chris Stapleton, è molto mediosa, tagliata, un pochino allontanata. È una cosa che mi piace molto perché tendiamo a non fare mai questa cosa quando arrangiamo dei brani pop. Il produttore, come dire, entra in studio e vuole sempre la voce più alta, no? Il produttore esecutivo dice io caccio i soldi, c'è da alzare la voce. Qua invece è una scelta diversa, anche perché ci si può aspettare che il pubblico dei Metallica la capisca. E è una cosa che ho apprezzato, dare importanza a questi suoni ruvidi, anche un po' a discapito della voce. Qua che ci dovrebbe essere l'altro solo hanno deciso di abbassare la dinamica. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. Sentite come taglia questo R. And nothing else matters. La caratteristica di Chris Stapleton principale è proprio la laringe in una posizione estremamente alta, suono proiettatissimo davanti, e secondo me da queste caratteristiche ne scaturiscono anche le sue distorsioni. Questo è un assolo quasi improvvisato a chiusura del brano che ci accompagna per tutto il resto della durata del brano. Ora, cosa si può aggiungere? La nota fisiologica ci vuole del momento. Ecco, la cosa particolare e che conferma il fatto che le regole sono lì per essere violate è proprio il fatto che Chris Stapleton distorce tantissimo sulle note acute, tantissimo, abbastanza, insomma, a volte anche tantissimo, e lo fa con la laringe nella posizione più alta. È una cosa che io sconsiglio spesso e volentieri, proprio perché per salvare la voce, preferisco che il ventricolo di Morgagni, ovvero lo spazio fra le corde vocali vere e quelle false, sia ampliato, no? Se noi potessimo vedere
la vibrazione delle corde vocali da davanti facendo finta che siano i nostri pollici e le false siano invece le restanti dita. Quando vado a ampliare il tratto vocale allungandolo e vado a comprimere per creare delle distorsioni, in questo modo dovrei limitare gli urti fra le corde vocali vere e le false, mentre invece se alzo la laringe lo spazio si contrae e chiaramente si rischia insomma in qualche modo di compromettersi un po' di più. Lui canta benissimo dal vivo, lo fa sempre, quindi ancora una volta, come dire, nonostante distorge con la laringe alta, come del resto fa anche Paolo Nutini, non è l'unico, però è sicuramente una caratteristica della quale vale la pena parlare. Riesce a cantare bene e insomma, che io sappia è in salute e va sempre da Dio, per capirci. Anzi, dal vivo è proprio uno che non prende prigionieri, intendiamoci. Andatevi a sentire qualcosa, ne vale veramente la pena. E anche perché, facendo una riflessione più profonda, mi viene da pensare che questo movimento delle corde vere, se viene obbligato a cambiare dal restringimento del ventricolo, che cambi per l'appunto, che non sia più, le corde non saranno più libere di compiere il loro movimento, di disegnare la loro sinusoide o simile, ma incontrerà per l'appunto una struttura sovrastante e disegnerà qualcosa di più simile a un'onda quadra, che ha un suono più brillante, più tagliente, e non a caso stiamo parlando di Chris Stapleton, quindi un suono brillantissimo. Eccolo qua, pieno deserto, Valle di Fieno, Nothing Else Matters, Chris Stapleton. Grazie amico mio, grazie ancora una volta.